E se vi dicessi che questo quadro non va solo guardato, ma ascoltato? Grazie alla richiesta dell'amico Francesco scopriamo il segreto di Ad Parnassum, la partitura visiva dove Paul Klee ha suonato coi pennelli. Ad Parnassum è un olio su tela di ampie dimensioni, 100 x 126 cm, un formato insolito per Paul Klee, che di solito prediligeva opere più piccole e intime. Oggi è esposta al Kunstmuseum di Berna. Il titolo, che significa verso il Parnaso, non è un nome scelto a caso, ha origine in campo musicale. Due tra i più importanti manuali didattici per musicisti portano questo nome. Il celebre trattato di contrappunto di Johann Joseph Fuchs, 1725, e la monumentale raccolta di esercizi per pianoforte di Muzio Clementi, 1826, nella mitologia il Monte Parnaso è la dimora di Apollo e delle Muse. Il richiamo del titolo suggerisce che, proprio come accade nello studio della musica, attraverso l'esercizio metodico e la disciplina si possano raggiungere le vette dell'arte. Klee, violinista di alto livello, e sua moglie, pianista di rilievo, conoscevano profondamente questi testi. Con quest'opera Klee voleva unire l'arte dei suoni a quella del colore, suggerendo un'ascesa spirituale verso la perfezione. La fusione tra musica e pittura era un'idea praticata in modi diversi anche da artisti come Kandinsky, Mondrian, Matisse, Whistler e altri. Paul Klee lavorava a questa idea con molte delle sue opere, tra cui Castello della città e Paesaggio con gli asini. Nel 1932 Klee è all'apice della sua maturità artistica, ha 53 anni e ha appena lasciato l'insegnamento al Bauhaus. Tuttavia, mentre l'Europa lo celebra come un maestro, in Germania i nazisti salgono al potere e lo etichettano come artista degenerato. Viene accusato falsamente di essere un ebreo galiziano, mentre era svizzero-tedesco, e le SA, le violente camicie brune, perquisiscono la sua casa a Dessau. Poco dopo la realizzazione di questo quadro, nel 1933, Klee sarà costretto a fuggire a Berna, in Svizzera. A prima vista la tela appare come un fitto mosaico vibrante. Klee non dipinge semplicemente dei punti, ma lavora per strati. Lo sfondo: grandi campiture di colore, verde, blu, ocra, che definiscono le zone tonali. La trama: migliaia di piccole tessere quadrate di colore applicate sopra lo sfondo sono note musicali. Questa tecnica è stata spesso paragonata al divisionismo di Seurat e altri, ma non è così. A differenza dei neoimpressionisti, che usavano puntini calcolati per lo studio ottico della luce, Klee usa queste piccole tessere, e non puntini, per creare una polifonia visiva. Ogni quadrato sta lì, a fare il suo dovere, a risuonare con quello che ha sotto. La loro sovrapposizione crea un senso di profondità e risonanza, quasi come se il quadro potesse emettere un suono. Sopra questa trama di colori, Klee traccia poche linee nere essenziali, ma cariche di significato. Una linea diagonale definisce il profilo di una montagna, lo stipite di una porta è la soglia del tempio. La musica è la chiave di lettura fondamentale. Klee voleva ottenere in pittura ciò che Bach otteneva nelle sue composizioni: l'intreccio di più voci che non si calpestano ma si completano. In Ad Parnassum possiamo distinguere 3 strati sonori: il basso continuo, le grandi aree di colore sottostanti che danno il tono emotivo generale all'opera; il ritmo, i piccoli quadratini che frammentano lo spazio, creando un movimento vibrante che impedisce all'occhio di restare statico; la melodia, le poche linee nere essenziali, la linea della vetta e la porta del Parnaso. Il cerchio arancione in alto a destra non è solo un sole, rappresenta la meta,
la luce della conoscenza che sta lì, tonda e perfetta, a sfidare la frammentazione terrena dei nostri passi quadrati. Il quadro invita l'osservatore a compiere un viaggio intellettuale salendo i gradini, i gradus, della tecnica e della sensibilità per raggiungere la vetta della creazione. La geometria di Ad Parnassum non è fredda e calcolatrice, ma, grazie alla varietà dei colori e alla sapienza di Klee negli accostamenti cromatici, diventa poesia. È un'opera che richiede tempo per essere ascoltata oltre che guardata. Attraverso la fusione di colore, linea, musica e mito, Klee ci consegna una possibile mappa della mente umana nel suo tentativo di dare ordine al caos e di elevarsi verso qualcosa di superiore. Un modo per sollevarsi da terra un gradino alla volta. Amiche e amici di Picteicon, un caro saluto e che l'arte sia con voi.